c'è praticamente il golfo di Trieste, insomma lì c'è più la zona di Grado, Lignano, invece qua a sinistra dietro le colline c'è Trieste. Comunque il Carso insomma è un territorio povero, brullo e difficile, è un po' scorbutico come noi insomma, però poi insomma pian pianino ci ammorbidiamo. La terra c'è pochissima, quindi qui la terra rossa che vedete è una terra molto ricca di minerali, di calcare, è soltanto lo strato superficiale di terra e tutto il sottosuolo invece è roccia calcarea, perché abbiamo sempre abbastanza di giorno ci siamo un bel vento dal mare e poi una bella tramontana, e poi col cambiamento del tempo abbiamo la bora, che è come insomma una medicina per le vigne, perché spazza via la pioggia, spazza via l'umidità, e quindi si fanno meno trattamenti. Poi se il vignaiolo lavora bene manualmente e gestisce bene la vigna, sono veramente pochi quelli che si fanno. Noi abbiamo scelto le viti con sistema di potatura ad alberello, quindi come vedete l'alberello originariamente era, diciamo, quello che si trova più al sud, cresce a cespuglio con un paletto che si lega poi al cespuglio, mentre qui l'abbiamo messo in parete tra i fili, e anche questo era originariamente impiantato sul costone, no? Anzi lì veniva impiantato 1 metro per 1 metro, perché si lavorava completamente manualmente senza macchinari. Quindi un po' per tradizione, ma soprattutto l'abbiamo scelto perché con la potatura corta, quindi d'inverno cosa succede? Noi lasciamo 1, 2, 3 speroncini che vedete, no? Quindi quest'inverno qua sarà tagliato, quindi saranno 2 gemme più il bourillon, che è la gemma tra il legno vecchio e il legno nuovo, e questo verrà completamente tagliato via. Quindi dal speroncino, poiché questo inverno era questo, cresceranno in primavera 5-6 gemme, e la prima cosa che si fa alla potatura verde è di lasciare 2 gemme per sperone, quindi 2, 2 e 2, no? In questa maniera si toglie qualche grappolo e quindi la vite produce di meno, quindi più qualità, ma soprattutto si arieggia la pianta, e arieggiando poi logicamente c'è il vantaggio che abbiamo detto prima, meno trattamenti eccetera, no? Però l'abbiamo scelto anche per un'altra questione, perché nella potatura corta noi abbiamo la Vitosca e il Terrano, che sono 2 varietà che hanno grappolo abbastanza grandino, no? Quindi sulla potatura corta il grappolo è più piccolo, quindi il grappolo piccolo dà sempre più qualità, ma quello che è più importante ancora è che l'acino è piccolo, no? Quindi l'acino piccolo significa che noi abbiamo più buccia per la stessa quantità di uva, di vino, no? E quindi più buccia con le macerazioni arricchiamo di più i vini naturalmente. Ecco, questo è un po' il concetto dell'alberello che abbiamo scelto, perché le macchine possono fare alcune cose, però scegliere la gemma da lasciare piuttosto quella da togliere, o il grappolo da lasciare da togliere, è importantissimo. Poi si gestisce il verde, si mette tra i fili, poi quello che va oltre si attorciglia, non tagliamo, si cimano solo le femminelle, cioè i rami secondari che vengono dal ramo principale, no? Si fanno parecchie sfogliature soltanto sotto, si liberano i grappoli, perché il grappolo viene attorcigliato, quindi adesso bisogna liberarli in maniera poi che col peso va a finire sulla parte sotto, che è più arieggiata, più pulita, nel caso in cui poi ci siano piogge prima nell'ultima parte della stagione, insomma aiuta molto, no? Sì, la Vitosca è una vite molto vigorosa, si adatta molto bene, insomma, soprattutto al vento che abbiamo noi di bora, quindi ha le gemme che non si spaccano, cresce molto, ha il grappolo molto grande, la tipicità della Vitosca quando vedi il grappolo formato che ha il puntino sull'acido molto accentuato, ha la buccia molto grossa, quindi è molto adatta per la macerazione. È un po' la Vitosca anche la figlia, proprio abbiamo fatto degli studi tempo fa, un po' figlia di Malvasia e di Glera, no? Quindi questa qua sarebbe è anche un po' birichina, nel senso, devo dire la verità, come dire, tra le varie varietà noi abbiamo, come ho detto, Vitosca, Malvasia e Terrano, e la Glera ci metti lo stesso impegno, no? In tutte le varietà, come un po' ai figli, poi c'è sempre qualcuno che dà più soddisfazione degli altri. E la Vitosca è quella che dà di meno, forse. Perché? Ma perché, pur essendo nostra, è un po' più birichina, devi sempre un po' addomesticarla anche se è tua, no? Quindi ci devi mettere più mano rispetto agli altri vini, cresce un po' di più, è più vigorosa, fa il grappolo un po' più grande,
quindi devi starci più dietro. Il Terrano nasce così, quindi o ti piace e lo bevi oppure non lo bevi. Comunque no, anche il Terrano che si fa oggi è fondamentale come lavori in vigna, perché se lavori bene e riesci a portarlo a una buona maturazione, quindi noi il Terrano la raccogliamo sempre in ottobre, ma è prima, e raccogli già l'uva con un'acidità un po' più armonica, no? E questa è la prima cosa, devi avere poca uva ben matura e con un'acidità bella armonica. E poi devi anche lasciare che invecchi in cantina in maniera tale che insomma fermenti, faccia tutte le fermentazioni secondarie che appiattiscono un po' questa acidità. E ci sono terrani molto buoni secondo me, insomma. Il Terrano è un vitigno che pianto poco, anzi perché è anche più difficile, come hai detto tu, proporlo e berlo, però poi ci sono delle grandi annate sono 2006, 2009, 2011. L'annata per il Terrano significa un'annata dove calda, ha maturato bene bene, calda, e dove pur avendo un'acidità spiccata, diciamo si amalgama nell'insieme del vino, è quella che gli dà solo l'eleganza ma non stona. Però poi in queste annate che ti dicevo, perché noi insomma comunque maturiamo bene l'uva, quindi non è che si guarda l'acidità, si guarda gli zuccheri, ma si guarda la maturazione dell'acino, del seme, dello stato della pianta. Se la pianta è ancora in buona vegetazione si preferisce aspettare, che può comunque contribuire a dare qualcosa di più al grappolo. Poi logicamente anche le condizioni climatiche, se danno pioggia per 2 settimane forse è meglio raccogliere prima che aspettare dopo 2 settimane di pioggia, no? E quindi tutti questi fattori poi determinano il tempo di vendemmia, ma si cerca di fare sempre più tardi che non prima, perché insomma a me che piace mangiare l'uva matura e non cruda, no? Quindi come tutti i frutti, quando è maturo è più buono secondo me e poi si esprime anche meglio. Ma sono vigne le più vecchie che hanno 45-50 anni e le ultime che stiamo impiantando quest'anno, insomma quelle lì, le Barbatelle. Noi facciamo la macerazione in tini di legno, come sempre si faceva sul Carso, quindi la prima fermentazione avviene a tino aperto, facendo le follature 4 volte al giorno. Finita la prima fermentazione sviniamo, pressiamo, chiudiamo questi tini e il vino sta 1 anno nei tini senza travasi. Dopo 1 anno dal tino travasiamo nelle botti, dove sta 1 altro anno nelle botti, e poi l'ultimo passaggio nelle vasche e poi in bottiglia. Questo è un po' in velocità. E qui abbiamo tagliato la roccia, vedi? Questa è roccia tagliata con un filo diamantato, no? Quindi siccome abbiamo questa roccia molto dura e spesso è difficile lavorarla, che bello, vista mare. Che profumo.